Eccomi di nuovo a voi. Allora, ho preso il vaso di plastica, in questo caso è la prima pianta che abbiamo operato chirurgicamente. Il vaso di plastica perché? Perché il bulbofillum gradisce rimanere umido, quindi se lo mettiamo in un vaso di terracotta asciugherebbe molto velocemente. Non è un dendrobium, è un bulbofillum, una specie botanica, e ha bisogno di avere un'umidità abbastanza elevata. E le radici sono abbastanza sottili, dato che ama l'umidità, noi irradiamo e ci avvantaggiamo col vaso di plastica, quindi niente vaso di terracotta. La divisione qui è abbastanza compatta, abbastanza precisa, se vedete è facile anche da rinvasarla, perché mettiamo giù un po' di sfagno nel vaso, questo qui grande come diametro, mi serve giusto per appoggiare giù un pochino meglio la pianta. Poi vedete, questa sembra già pronta per metterla in vaso, perché ha le radici che basta metterle giù e fanno tutto loro. Benissimo, ora cercheremo di mettere giù, questa è l'altra divisione, un pochino più complicata da sistemare. Poi faremo, allora, se noi prendiamo lo sfagno e mettiamo giù lo sfagno, cercando di dare un po' ossigeno, ok, mettiamo giù lo sfagno in modo tale che la pianta possa beneficiare dell'umidità. Mettiamo giù, mettiamo giù, mettiamo giù. La parte vecchia è questa dietro, dove ha i bulbi vecchi che non crescono più. Poi lei crescerà sicuramente a cerchio e non avremo problemi. Prendo un attimo la solita mia matita che mi serve per mandare giù lo sfagno, in modo tale che la pianta possa beneficiare della morbidezza dello sfagno, perché se vado giù con i riti sicuramente acciacco tutto. Allora, non ne devo mettere tantissimo di sfagno, serve solo quella quantità necessaria per... ok, ha poche radici, poi quando sarà passata una stagione andremo incontro alla fioritura, poi vedremo se passarla in fibra di cocco, vediamo come sviluppa le radici. Diciamo che abbiamo fatto un intervento abbastanza incisivo, perché sono dei tagli abbastanza profondi, quelli che abbiamo fatto. Allora, ho adagiato la pianta sul letto di sfagno che ho messo sotto e poi non faccio altro che mettere giù ai lati sfagno. Se la voglio sollevare un pochino basta che alzo ai lati e si fa, non è un problema. Eccola qua. Poi crescerà e si svilupperà. Ma questa in 2 anni ha fatto tantissimo, quindi immaginate. Eccola qua. Questa è pronta, non aggiungo nient'altro, nel senso che lo sfagno serve per la cosiddetta sfagnoterapia. Quindi ricordatevi che per quello che riguarda le radici, la radicazione veloce, la fibra di cocco non mi ha dato, infatti non l'ho provata, ma non mi dà grosse soddisfazioni per quello che riguarda la velocità nella radicazione. Cioè, se mettete una pianta con 0 radici credo che non faccia nulla. La fibra di cocco serve solo per mantenere un po' l'umidità, serve per avere un substrato diverso. Io ho fatto, allora, diciamo che l'abbiamo utilizzata a mezza via tutta questa situazione, perché non ci sono tantissime radici. Potrei anche tagliarlo questo vaso, tagliarlo qui in modo tale che la pianta, se vuole crescere ai lati, non ha difficoltà, anzi sicuramente lo taglierò. Il bulbophyllum non ama particolari vasi molto alti, non ha una profondità di radici. Se avete visto, ha fatto le radici quasi a cerchio. Diciamo, eccola qui. Questa è fatta. L'altra mi organizzo perché ha una tipologia di... come pianta è strana, perché ecco, o ne facciamo 2, perché sennò così diventa difficile metterla, nel senso che mi serve un vaso largo quando poi non abbiamo. Ora facciamo un conto, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Io penso che se la tagliamo qui non succede niente, anzi guardate, almeno abbiamo più possibilità
Eccola qua, adesso è più facile da mettere in vaso. È più facile da mettere in vaso, che prima faceva una specie di cerchio intorno e quindi era un po' difficile da poterla mettere giù nel vaso. Togliamo queste cose vecchie. Adesso abbiamo due piantine più gestibili e io sono quasi contento perché è più gestibile il tutto. Vediamo in che tipologia di vaso possiamo metterle. Allora, io penso che questo è troppo piccolino. No, potrebbe anche starci. Vediamo se non sta in questo, sta in questo qua. Lo stesso, sono vasi. Esattamente, quasi quasi, questi sono i vasi adatti. Vediamo, facciamo lo stesso tipo di lavoro. Mettiamo giù la quantità minima di sfagno, mettiamo giù la piantina, che in questo caso non so da che parte va perché ha tutti e quattro i bulbi sani. Mettiamo giù sfagno, cerchiamo di non comprimerlo, mandiamo giù. Ok, matita, vieni a me. Questo è lo stesso, il vaso se lo volete tagliare per renderlo un mezzo vaso non fate male. Ok, oppure se lo volete lasciare, quando vedete che comincia a prendere via la radice, poi aggiungete più sfagno, lo sollevate. Sono quasi soddisfatto del lavoro fatto, sono quasi soddisfatto che perlomeno la pianta sta abbastanza meglio. Era troppo costipata, sia come bulbi sia come substrato vecchio che c'era il barche. Diciamo che la pianta deve rimanere stabile, anche questa qui la pianta deve rimanere stabile, non deve dondolare perché non deve assolutamente penzolare la pianta, se no facciamo danni a livello radicale. Spingo giù con la matita quanto più sfagno possibile e via. E ci siamo. Abbiamo fatto. Ancora dondola perché manca un po' di sfagno qua. Ok, questa mi piace. Ok, abbiamo fatto. Aggiungiamo un po' di sfagno qua e il gioco è fatto. Che abbiamo preso? Abbiamo preso qualcosa che non dobbiamo prendere. Ok, ci siamo? Ce l'ha un po' di stabilità, ma forse ci metteremo qualcosina che me la ferma. Ci metterò un tutorino per fermarla, per tenerla ferma, che non voglio che la pianta balla. Compatto di più a livello di sfagno. Vediamo. Forse riesco, a parte che tanto mi rimane dentro casa, non sta fuori e non riceve colpi di vento o quant'altro. Proviamo a vedere. Ok, io penso che un pochino meglio ci siamo. E questa è fatta. Questa è fatta, vedete che la pianta no? Si muovono solo le foglie, il resto sta abbastanza stabile. Poi abbiamo quest'ultima ci dobbiamo attrezzare ancora di sfagno. Eccomi, allora mettiamo giù un po' di sfagno sotto a questo vaso. Questo è un pezzettino che non ci piace. Mettiamo giù sfagno, mentre mandiamo giù lo sfagno mettiamo giù anche la pianta. In questo caso questa potrebbe crescere da tutti e quattro i lati perché sono tutti bulbi abbastanza nuovi, ma noi non abbiamo problemi. Che mettiamo giù lo sfagno, mettiamo giù anche con l'aiuto un pezzettino di bastoncino, in questo caso prendo la mia matita, mandiamo giù. Abbiamo ricavato 3 piante. Allora, quando tante volte uno ci dice ma quante orchidee hai? Bene, avevo poche all'inizio, poi ho
facendo così uno perde il numero, no? Perché aumentano, si dividono da 1 a 3, non oso pensare tra 2 anni quello che succederà. Dovrò fare una serra. Allora, questa ha una stabilità ancora un po' precaria. Andiamo giù sfagno, mettiamo giù. Siccome ha poche radici, qualche bulbo vecchio, mi aiuterò con, guardate come funziona, vi faccio vedere. Allora, come sfagno abbiamo finito. Ok. Vediamo, se serve un bastoncino ce lo mettiamo. Se lei invece rimane ferma, non ce lo metto. Tu che digiti? Rimani ferma? Rimani ferma. Allora non ti metto il bastoncino. Bravo. Ok, ci siamo, abbiamo fatto. Allora, questa ha una sua stabilità e non serve il bastoncino. Ok? Questa è pronta. Una pianta. Questa qua ancora non mi convince, ma sì, perché ha poche radici. Quando ha poche radici, come in questo caso, basterebbe fare questa faccenda qui. Guardate. Allora, un piccolo tutore di legno, un piccolo pezzettino di spago che c'ha il metallo dentro, mettiamo giù, guardate, metto giù il bastoncino, in questo caso danni non ne facciamo perché la pianta ha poche radici, qui non spiana più niente, però ecco, se noi facciamo così, è importante che la pianta abbia stabilità, perché la pianta in natura non dondola in questa maniera, la pianta in natura ha sempre un portamento abbastanza preciso e fisso, quindi a noi dondola perché abbiamo fatto il rinvaso. Ok, questo è fatto. Ok, se è troppo leggero abbiamo anche questo. Abbiamo anche la classica mollettina, forse la classica mollettina è troppo. Allora facciamo così, tiriamo di più. Ok, adesso la pianta ha una stabilità un pochino più decente e quindi possiamo dire che siamo a posto. Il lavoro è stato fatto. Allora ragazzi, vi presento la numero 1, la numero 1, la numero 2 e la numero 3. Eccola qua. Abbiamo fatto un mega lavorone, adesso mi metto subito a pulire il tutto, mi nascondo sempre dalle piante. Al prossimo video, spero di articolarlo adesso il video bene in modo tale che riesco a dare tutti i punti salienti. A presto.